commentato ovviamente, di Vampyr. Sì, con questo anche suono molto poco etero. Esattamente. E riprendiamo da Fiumi Rossi. Un caricamento pieno di momenti salienti, come possiamo ben notare, che praticamente ci dice qualsiasi cosa ed è meraviglioso. Che però è lungo, mannaggia il cazzo. Altri 3 anni? Che dite? Tanto abbiamo tempo in abbondanza. Dai, vamos. Non mi ricordo ufficialmente dove cazzo ci trovavamo. Al porto occidentale. Allora, qui c'è un botto di gente malata. Che bello. So nemmeno per quale cazzo di motivo questi stronzi sono malati. Tubercolosi deve venire. Andiamo a curare anche sto qua. Cioè, spero il più presto possibile, perché sennò siamo fottuti. Tutte le queste secondarie sono praticamente finite, tranne quelle del Braille e quelle lì del West End. Va bene. Perlustra l'appartamento. Vabbè, ma stiamo calmissimi. Prima cosa, al porto occidentale non c'è nessuno da dover curare. Qui che hanno? Stanchezza, 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 stanchezza. Quindi abbiamo un 3, 6, 7 cure di stanchezza. Che bello, ce l'abbiamo? Facciamo 7 cose di stanchezza. Ce avremo le scorte per farlo soprattutto? Questa è una domanda importante. 1, 6, 2, 3. Ah, pure il signorino che aveva l'emicrania. Sto infame. C'ho già anche la cura, perfetto. Allora andiamo pure a somministrare. Con la più totale allegria gliela andiamo a somministrare al signorino. Vamos. Vedo un po' di bug importanti, ma sono contento. Vuol dire che il gioco va. Triste, vero? Sì. Adesso il fatto è che vorrei recarmi prima all'ospedale. Tanto la notte non passerà, quindi non è un problema. Però se sto anche già sbagliando strada. Infatti. Allora, facciamo anche un pezzo di questa a sto punto, ci conviene. Perché adesso sappiamo dove si va a finire, diciamo. Abbiamo il pontetto. Sono proprio contento oggi. Però dubito che ho preso la strada giusta, ma non me ne sbatterò la minchia, veramente. Salve, lei vuole crepare? Subito! Che ti sarà dato? Guardo. Me lo mangio.
Olè. Perfetto. 12 grasso lubrificante, mi piace. E vediamo un pochino. Salve, le gradisce un po' di seghetto? Fame. Mi ha dato un pochino fuoco, sta cosa non è piaciuta. No, nulla, abbiamo appena iniziato praticamente. E andiamo avanti. Qui c'è il posticino e qui siamo nel centro. Ma possiamo già accedere al centro? Così, per curiosità. Le gradisce un seghetto. Va, questa qui è classe, Non possiamo accedere. Va bene. Il gioco ha detto di no. E noi siamo in silenzio. Diciamo ok. 29. I'm Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here. Minchia, il nostro Jonathan è veramente un uomo molto perspicace. Ma dentro casa il poster. Sempre i nostri cariscellini. Che musica. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Non possiamo dirlo, però sappiamo bene chi è stato. Per acqua in bocca. Va bene, capo. Quando Jonathan non vuole schivare succedono queste cose. Poi anche solo per la prossima volta sta cosa della metastoria la leviamo perché ha rotto altamente il cazzo. Però sarà divertente per questo. Il cappellano. Allora aspetta. Quali sono le mie abilità? E come ho fatto a sgamarmi? No, non ho fatto di fare nulla. Me lo mordicchio allegramente, con tanta allegria. Ciao! È morto. Che bello. Va bene, il luttino ce lo siamo procurato. Uè, ciao Erindo! Fa piacere che ti sei unito a noi. Va, sto gioco è proprio bello, Erind. L'ha dato gratis, ma top qualità. Oh, niente, ho perso le... Ma... oh no, una signorina un po' morta. Mi hanno ficcato... Uè! This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Scusami, come fai a sapere che è proprio quello? No, adesso io sapere come ha fatto a capire che è proprio quello. Adesso aprendo sul personaggio. Fiore appassito e coperto di fango. Probabilmente quello lanciato sulla... Ah, probabilmente. Ma scusi, ha detto una cosa diversa lei, però. La sua morte. È un po' alla Gesù Cristo. The marks on this woman's neck simpatico. were made by the fangs of a vampire. Ha il profumo di mamma. Comunque è donna. È il fiore di Mary. Only È a il golden morso. watch in her pockets. Orologio bellissimo. Siamo pure dei bastardi. Her shoes and clothes are quite worn out. Beh, quest'ultimo... Ah. Ciao. Non ti vorrei Right dire then. quella parola. It's a sick game, but given no choice in the Vuoi matter, farmi salire lì? I Vabbè. might as well win it. Quando rubano gli orologi anche a Londra. Sì, vabbè, però, scusami. Cioè, io sono... Allora, se io gioco a sto gioco e rubo le cose sono abbastanza giustificato.
Per ovvi motivi, cioè non è che debba spiegare più di tanto, però... Capì? Mi dà fastidio che sia Londra e non Napoli. Mi innervosisce, posso dire. Perché allora noi abbiamo fatto... Cioè abbiamo dovuto lavorare tanto per avere questa nomea, no? Ma non è che mo arriva il primo londinese importante e ce la ruba. Mi scusi. Jonathan. Come fa a sapere il mio nome? Ma questa donna è fast. Ma c'è I del won't let you loot? escape. Già, stai calmissimo. Comunque, il frame rate è proprio molto basso. You're very fast, but I'll catch you. Di morti male. Quale? Per trama? Perché la missione me lo diceva. Ui, vabbè, guardia che noi non calcoliamo. Ah, siamo già arrivati. They've all been butchered. Ma poi l'avrà fatto adesso o l'aveva già fatto prima? Sono confuso. Blood. I can still sense a presence. I can sense a presence. Na 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 na, I can sense a presence. Non è... cioè non è proprio il caso di cantare questa canzone. Scusate amici, perdonatemi, sono ritardato un pochino. E qua mi sento dicesi. Non preoccupare. Allora, mi sono già perso, devo andare a destra. Devo andare di qua. Uno scalo diversamente vivo. Ah, due scali diversamente vivi. Ah, una tomba. Scellini. Ma cos'è un SMR non avvisato? Ha fatto un sussurro molto bello, amici, Io non vorrei dire, però... Vabbè, ragazzi, adesso siamo arrivati al momento in cui probabilmente crepiamo, però quello è un dettaglio. It's right the moment. What have you done? Vicar Larrabee, Questo tono. what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar, Vicar. Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Quindi Cristo era un vampiro. Is it really Change my you? mind. Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary, Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. Uffi. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Johnny. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror.
We are a disease, Jonathan. Vabbè. A sickness that corrupts all it touches. Ma non we ne kiss. esageriamo. And all we kill. Look at me. Admire your ilk. Sei diventata una figa. Sorry. Per merito. Apologies will not suffice. I demand reparation. Mhm. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? I'm still working on it. No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? Ciao, Davide. I've been watching you. All these nights in Whitechapel pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Vabbè. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home. Abbiamo ucciso Go home and rest in solamente... peace. come si chiama? Sì, Yes. quando abbiamo I'll mangiato go Sean. And rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. Capito, Davide? I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies Dove ti you faccio tell vedere, allora? yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. No, 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 no. Socio. Allora, prima cosa faccio vedere questa cosa chiara. L'unica persona che abbiamo ucciso, mi fa vedere pure, è il signor Sean Hampton ed è l'unico. Vedi, tutti quanti sono vivi. Mi vuole picchiare, amici. Come ha fatto a prenderlo? You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Rest in peace, monster. Non posso, non posso. No, 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 non te lo mangiare, non te lo mangiare. Priest. No, non te lo... che palle che sei, però. Final course Vedo of come lo justice beccavo. died for. No, 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 no. You left Il me bottone to rosso rot è in peggio. this grave. Vabbè, ma... Oh, no, 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 proprio no. Dai. No, 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 no. Done. Quanto è easy rispetto all'ultima volta, aia. Questa è levitata e devo scappare. No, 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 no. Dai, però. Posso riuscire a stannarla? Sì. Assassin. Assassino mi pare anche esagerato. Adesso ti Sì, so che ci sono 4 occhi. Sì, lo so.
Esatto. Well, brother. Ma anche da uno si attiva quello lì da poche It's persone, time to chiaro. bring this conversation to an end. Forever. Solamente le 6 milioni, esatto. You esatto. know I will not play this game. Poi sblocco la nuke finale mondiale. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to Ma è a incesto, close. Davide. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. At last, I can forgive you. No, no, sono così, gli occhi rossi. Tristezza. Sì, in mezzo alla scena triste, ragazzi, è finita così. Nostra Mary ci saluta. La fight è stata troppo easy, forse perché la prima volta che l'abbiamo giocato non ero abbastanza... Non avevo ben capito come funzionava, ma adesso è stato troppo anche easy, troppo. Questa qui è stata la boss fight che in prima run mi ha dato più problemi di tutte, quindi... Aspettavo almeno una... Ma pure io in realtà, ho detto almeno uno. Ah, sorsetto d'acqua. Sì, ma ho giocato con Cat e Cod, mi fa ridere. E faceva cagare? Non mi aspetto tale cosa. Ma che cazzo sta bottiglia d'acqua, madonna, mi fa venire nervoso. Spaccino, ciao. Vabbè. Ragazzi, un altro caricamento di 30 anni e intratteniamoci. Allora, ragazzi, voi sapete, una biretta, un cocktailino, lo allungo con un po' d'acqua. Mi arriva sempre, però ho fatto 2 kill. Fortissimo. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are Ma non è che si interrompe adesso e non succede più un cazzo. Minchia, che colpo triste che si... La nostra cara Lady ci invita. Mi dispiace, il bambino greco probabilmente sarà stato anche più forte di Cagio. E vabbè. Cioè, comunque non è argomento adesso. Questa stronza adesso c'ha il raffreddore. Ma vedi un po' sta infame? Come si permette? Questo mi solleva. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead.
Sì, sì, ma vuole le cure lei? Le vuole? Sì o no? Mi dica, dai la prego. Lei gradisce la trocca? Sì? No? Non so. Damage is done. Ma mi scusi, ma potrebbe gentilmente parlare italiano? Sti inglesi. Ci fossero 4 invece ne sono 3. Beh, più che altro mi sembra che cambia. Dai 4 mi sembra che cambia il colore dell'iride in maniera molto superficiale. Quindi. Boh. Il bambino ha 6 kg. Vabbè, ma questo era ovvio. I'm quite busy right now, Dr. Ci Reed. sono persone che dicono cose, ci sono altre persone che dicono altre. E almeno un platico. Un platino. Non so manco parlare. Don't be ridiculous. Comunque sì, 3 occhi, bianchi, rossi e molto incazzosi. Sarebbe per molto rosso. Io ne ho troppi, ne ho 19 se non mi ricordo male di platini. Tra poco ne avrò anche altri. Poi in settimana prossima platinerò anche Prototype in maniera definitiva, quindi mi preparerò a puntino e farò una piccola clip dove prendiamo il platino. Sì, ma devo parlare con il signore. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Dai, che prima di quelli che è ci fosse stato intermedio. No. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. È molto triste. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Quindi forse abbiamo fatto un errore. Perché forse abbiamo sono un ritardo. I'm sure if my missus was still alive, she wouldn't be happy with Sì, sì, ma noi non ce ne frega un cazzo. Goodbye for now, Mr. Fiddick. Vabbè, addio per sempre, ciao. Chi abbiamo ancora? Doppia stanchezza, Milton, Groswick, un botto di gente. Signorina, vuole un paletto nel culo? No? Vabbè. Buonasera, spero che muoia da un momento all'altro. Ma effettivamente sono io l'unico che lavora in sto ospedale. Scusa, qui c'hanno tutti quanti stanchezza e nessuno fa un cazzo. C'ho bisogno di me, qui sono dottori. Sono l'unico stronzo. Poi veramente, ragazzi, pensiamoci, perché noi dovremmo curarci delle condizioni del personale che è in ospedale? Cioè, ok che siamo anche noi dottori, però questi qui no. Potrebbero almeno curarsi le cose da soli. Non sono dottori, si possono fare la diagnosi da soli, sanno i sintomi, si curano. No, gli facciamo schifo noi. Sì, ma biccati. Oggi sono proprio cattivo. Well, the proximity of the dead is not the most healthy company. Sì, fregacci. Even if the quiet can be appreciated. Grazie. A me non me ne frega un cazzo. Ha capito, signor Negrito? Ecco. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Guardi, non si preoccupi, facciamo un attimo di affari per vedere se magari lei ha... It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. E mo' vediamo. No, va benissimo, cioè, vabbè. Sì, anche da noi fa freddo boia. Non so da Davide, però da me sì. E tu sei una stronza che c'è il raffreddore. Tu adesso ci muori con il raffreddore, non te lo do la cura. Signor Milton, è stanco? Gli prendo un bel pene nell'ano. Scusami, io... Jonathan però, È Jonathan. Che cazzo? Io guardavo la signorina e tu si è messo a parlare con l'uomo. Ma che cazzo fa? Ma vedi, vabbè, poi signorina è un po' troppo tardi. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Signorina, chissà quanti anni ha questo personaggio. Do you require medical assistance, nurse? I will be fine as soon as I can get some sleep. Nurse. Ad esempio il signor Swansiano, invece di grattarsi i coglioni nel suo ufficio di merda, potrebbe fare qualcosa? No? Ok. No? Stazioni. Sì, vabbè, va. Devi girare visuale. Pippa, ti ho detto che devi...
Uè. Da quando Pippa e questi due... Vabbè, sono gusti. Vabbè, sono confuso. Guarda chi sia, legge sì. Ma lui non ci vede un cazzo. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections. No, vai spettegola. No shame in being ma non si muove il personaggio, è rimasto fermo, visto? E poi io so anche dove si deve andare. Però sai, è sempre un problema andare nel posto dove va Concoran. Vediamo se si è mosso, perché se si è mosso mi muovo anch'io. No, vedi, è fermo come uno stronzo, guarda. Sta muovendo, incredibile. Allora devo muovermi. Mi devo ritrovare il posticino. Gli fa male il buco del culo a Claire. Bisogna praticamente arrampicarsi. Non mi ricordo per dove. Perfetto. Giusto? In teoria sì. Ci siamo persi Concoran e niente, abbiamo fatto un errore mi sa. Però è qui che va. Sono abbastanza sicuro che è qua che va. Oh, adesso bestemmio, Dai, dove è andato sto infame? Torniamo indietro. Ehi. E il ciapone sul braccio, anche. Ogni volta mi scompare... Boh, cioè, non capisco come vengono fatti, come vengono triggerati gli eventi su sto gioco, è veramente confusionario. Sì, vabbè, voi impiccatevi, vi devo dire. Signor Concoran. Si era mosso, io... Dove è andato? È scomparso. Ma è scomparso veramente? Oh. Spero che non è che si sia buggato perché... Ma si è buggato pesante, ragazzi. Non si trova più. È scomparso. Breve. Siamo persi Concoran, ragazzi. No, ma è gravissimo, amici. Ma andare a stalkerare Concoran. Ma Concoran è proprio scomparso dall'ospedale. Cioè, boh, allora, questo qui dobbiamo andare a trovare in pratica. Dov'è? Tipez. Scusami. Aspettate. Tipez, Brannigan, Thatcher, Ciadana, Elwood, Ackroyd, Strickland. Allora, vedete che mi drogo adesso?
Sì, ok, ma anche perché bisogna spettacolare. Ma è scomparso, perché non lo vedo più? Perché mo questa qui c'ha la stanchezza? Vabbè. Allegramente noi ce ne sbatteremo il cazzo di tutti quanti e niente, li curiamo. Era Tippets allora. Sì, era Tippets. E boh, sono andato a spararsi, non so. Tippets non è Conqueror. Conqueror è un altro gioco. Raffreddore, nessuno con la stanchezza qui? Raffreddore, raffreddore, tu stai bene. Doppio raffreddore, ok. Stanchezza, 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 cancro. No, non era il cancro. Ah, si è aggiornato. Ok, quindi ci sta altra gente che sta anche peggio dopo aver battuto Mary. Ok. Dobbiamo prenderci della medicina per il raffreddore, almeno 2. Facciamo anche 3. Dovrebbe essere il base di un verde, sperando, perché così non ci consuma tutte le scorte. Minchia, quanto è elaborato sto gioco per quanto riguarda questa parte qui dei... trovato un siero, perfetto. Il raffreddore, eccolo qua, ne facciamo 3. E facciamo anche altri 3 di stanchezza, così nel dubbio. Cosa ti doveva dire Conqueror? Non era Conqueror, era Tippets. Conqueror non so che cazzo... È nella mia testa Conqueror praticamente. Che poi non so se era di un altro gioco Conqueror, figurati. Cioè ho fatto casino amici, ho fatto casino. La signora Pippa, cioè Pippo ma al femminile. Good evening, Dr. Reed. Signora Pippa, ma lei Pippa? Scusa, era una battuta di merda. Ma speriamo che non abbia l'epatite C con quel negro lì fuori. Non capisco, mi dissocio, mi dissocio. Cattiveria questa, Allora, chi altro ha il raffreddore qui dentro? Qual è l'altro nuovo stronzo che c'ha il raffreddore? Dai. Uscite al raffreddore. Conqueror Antipez. Vorrei giocare Vampyr molto più tempo. Già. Allora, i nostri 2 gay qui sotto hanno uno il raffreddore. Comunque sì, chiaro, te lo ricordi meglio di me sto gioco, a quanto pare. Ho capito cosa succede quando... Cioè, ho capito la maggior parte della gente come mi guarda. Poveretto. C'è uno sguardo meraviglioso. Perché mi guardi dall'alto in basso? Che scusate. Con un quadrato si schippa. Che culo, l'ho scoperto a caso. Qualcosa che gli pende dal naso. Non è solo quello. Occhiolino, che schifo. Allora andiamo a Whitechapel. A Whitechapel. Whitechapel, perché devo andare in quel posto di merda. A parte la quest è lì. Non diamo priorità, ma andiamo direttamente. Chiara, cazzo. Comunque dobbiamo un attimo andare a Whitechapel per curare la gente. Entra a tuo rischio, va benissimo. E adesso l'AIDS. Perché gli sono entrato, amici? Scusate, quitto per sempre dalla mia vita. Scusate, mai più. Ma in realtà io non vorrei affrontarvi. Va bene, mi avete già convinto. Ragazzi, ho fatto un errore, amici. Sono dimenticato che c'ho la pistola equipaggiata. Ma è questo il modo? Ma
Sono livellati, però, gli amici. Cazzo. Gradisce la morte? Sì? Perfetto. Morto? Devo grattare la palla a destra. Questo è un problema. Beh, in realtà no. L'ho sopravvalutato moltissimo. E lei ha rotto il cazzo. Prima cosa. Ole. Comunque ragazzi, ditemi quanto è Souls-like sto gioco. Dai, voglio sapere, ditemelo. Voglio sapere quanto cazzo è Souls-like. Ditelo. Voglio che proprio voglio che proprio lo riconoscete. Questo gioco è fottutamente soulsoliano. Non si dice in questo modo, però lasciate perdere. Non mi ricordo nemmeno chi è qui chi è malato, però ce ne frega un cazzo. Salve! Salve! Camelia, venga qui. Voglio buttarglielo un pochino. Hello again. Una puntina. Questo silenzio. Poi com'è che si sbloccano tutto il resto? Very well. Goodbye. Vabbè, vaffanculo allora. No, qui stanno tutti quanti bene. Prendo a male tra poco. Ma posso fare qualcosa? Ah, devo interagire con il bouquet. Naturalmente, no, una cosa che tutti quanti... Dove cazzo è che l'ho vista per un attimo? Vederla morire. Chiara. Si è messa a pecora giusto per noi, che dolce. No, non c'è bisogno. Mi faccio un sorriso. Hello, Camelia. How are you, partner? Come on, girl. Smile. Don't you know Dorothy and I have an agreement? We're on the same side. No? All right then, as you wish. Camelia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Sì, ma non abbiamo ottenuto nessun indizio. Ah, perché c'erano solamente 2 indizi. Very well. Goodbye then. Beh, legittimo. Posso dire legittimo. Allora. Questo caro uomo, che di caro non ha proprio nulla, lo curiamo. Così poi dopo, quando ce lo mangiamo, è più buono. Perché vorreste un suo sangue con un raffreddore? Don't you fear getting sick yourself? Faith gives me all I need, my son. If I must fall, then so be it. Ma speriamo. No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. Ammazzo che brutto bastardo, spero che crepi, ma ovvio male proprio, ma cioè non è che devi crepare. Devo dire alla ragazza di solito perché finite con la rotide nel culo. Ehi Chiara, sorridi! Ma come fai? Abbiamo più di 300 km di distanza che mi parlano le palle. La carotide del culo. What do you want this time? Mi stai vedendo che sto facendo lo fanculo con lì. Keep your medicines for others. Andiamo alla medicina, the medicine. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. The gesture. Goodbye, Mr. Peterson. Proprio inglese, ma ovvio di stirpe, questo qua. Fancy buying something, sir? Mica se questo è irlandese quasi, Comunque affare. Goodbye for now, Mr. Lewis. Fancy buying something, sir? You never lose Era quello che volevo bene. Appena ci ti peggo. No, perché peggo io te. Anche se gioco al cazzo. Vabbè, prima dobbiamo comprare tutto.
Quest'uomo mi ha appena dilaniato. Posso venderti qualcosa? Tieni un anello. Non credo che voglio privarmi di nuovo, così vedi come sorrido. Ci sono ben altri modi. Vabbè, vero. Dobbiamo curarlo. You never lose your focus, do you? Do you need help, sir? To be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I'd rather be rich and sick than the contrary. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please, take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. No. Minchia. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. And these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Vabbè, onesto. Without making excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. Beh, non ha nemmeno troppo, cioè non ha nemmeno torto alla fine, no? Stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. Che sfigati questi wet boot boy, minchia. No, scusa, ho premuto X. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile. Not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Vabbè, tutti indizi. E allora che cazzo stiamo a parlare a fare con sto ritardato? Cioè, non stiamo andando. Cattiveria pura. Allora, qui c'è ancora qualcuno che sta male. Sì, sto brutto stronzo. Questo è l'unico stronzo. Penso che stia qui. Per forza. Cioè, dove altro potrebbe stare sto qua? C'è 9 indizi, no? Mi sbaglio. No, praticamente no, perché comunque è molto... Vedi un po' sta stronza. No, no, no! Mo prendiamo questi nemici, mo no, e mo me incazzo. Comunque non è questa direzione.
Vi giuro, io non ho mai capito questo qui dove... Ma forse sta qua, in zona del cimitero di Whitechapel. Andiamo a vedere. Sì, mi pare che stia lì. Spero che stia lì. Perché c'era una quella di livello 2. Conviene andarci adesso. Il poeta? Non mi ricordo se era un poeta. Era un mezzo chimico. Quello lì che... quello dove portare i poemi in braille. Non vedo che sia un poeta. Il poeta sta qua. Il poeta è quello che sta dietro Carmilla, ma non è... Non è questa la verità. Yekon. Ah, per la prima volta abbiamo Yekon. Ho attaccato con il potere sbagliato. Questo però era quello giusto. È un fame. Combinazione perfetta, ragazzi. Siamo un pochino smangiucchiato così allegramente. Vieni qua. Perché non vieni? Si pare che sia un po' buggato, He's got a thriller. No, Smooth Criminal però era figato. Non mi ricordo nemmeno come fa Smooth Criminal, sono molto triste. Walking to the tops and it's broken, and the sign in the windows and the stop and then I sit down Mary. C'era quella lì Smooth Criminal. Non mi hai visto, vero? No. Skull? Niente minchia che culo, per una volta. Toc 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 toc. Good evening, sir. It's me again. Leave me alone, I say, whoever you are. It cannot be safe for Grosjean. a blind man to live here alone. Let me enter, sir. I swear I mean you no harm. Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. All right, Doctor, come on in. Me lo dice solamente gli uomini queste cose. Però quello del meme. Let me in del meme. Let me! I'm Dr. Jonathan Reed. Che bel ricordo. As I already explained to you, I'm inquiring about the epidemic. Dr. Reed? The eminent surgeon? My God. I'd never have expected a brilliant physician like you to knock on my door. You flatter me, sir. No, sir, I am flattered. I read all your work when I still had my sight. I loved it. I'm Mason Swanborough, by the way. Do you know Braille, Mr. Swanborough? I'm no expert, but I learned it in my spare time, yes. Why? I found a strange document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And it actually refers Quanta roba dovrò fare, ma un casino, ma anche per il West End. You have piqued my interest, Dr. Reed. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. I'd be glad if you could find the other pages. Sarei grato se trovassi le altre pagine. Ma scusi, questo ho trovato, si attacca alla ceppa de cazzo. Vabbè. Possiamo dire le merdate. Does someone take care of you in this isolated place? Adesso prenderemo un indizio. indizio. Loretta and I have our daily routine. Every morning and evening she comes by so we can talk and eat. Then she leaves and I stay. Per ovvi motivi. Where does your sister go? Well, let's just say she earns enough money for us both. What's so amusing about that? I won't hide the truth from you. Loretta sells a fake miracle elixir to the sick people of Whitechapel. Vabbè, ma per la sopravvivenza, capito? Do you not appreciate your sister's visits? Loretta is the best and worst thing that happened to me, and I believe she could say the same thing about me. Oh. And what else have you learned about me, Mr. Swanborough? I know you assisted Professor Carell in France, and that you invented a new blood transfusion method based on his work. Yes. Those were frustrating but exciting days. I loved it. Yes, the thrill of research and discovery. This is what drives people like us, Dr. Reed. Oh, how I envy you. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? I hear them hissing and scratching at my door every night. The sick made mad by the fever. But these walls are thick, and my lock is solid. Va benissimo.
Goodbye, Mr. Swanborough. Abbiamo curato tutti a Whitechapel. Abbiamo curato tutti al Pembroke. Giusto? Scusate, mi sono messo a parlare col signorino prima. La cura. Do you need my assistance? Actually, I feel worse. Scusaci, can you Ciccio give me bello. something? Sì, certo. Yes. I can give you a little something that has been proven effective. Thank you, Doctor. Ok. Goodbye, Mr. Swanborough. Proviamogli tutto quello che ha in casa, perché siamo degli stronzi. Aspetta di Loretta. Ok. Loretta si incolpa per l'incidente che è successo a Mason. Poi Let Me See è cattivissimo, l'ho capito adesso. Molto cattivo. Questo sangue mi crea dubbi. Salicinina, buono. È un ratto? It's locked, all right. Vabbè. Vabbè, addio. Pure c'ha ragione. Mi sa che abbiamo trovato un nemico. Scusi. Allora, l'unico posto l'ultimo posto dove dovremmo andare è il porto occidentale. Ma noi ce ne sbatteremo il cazzo. Abbiamo anche dei nemici, però, come ho già detto, noi ce ne sbatteremo il cazzo. Giusto? No, no, no! Voleva sparare, amici, avete visto anche voi. Che musica, però, No. Minchia. Ragazzi, collateral. Ho fatto un colpo che ha preso entrambi. Di qua non so. Vediamo dove si va per qua. C'è una bestia. C'è una bestia e non sono io. Ok. C'era una bestia e non ero io. C'era una bestia e non ero io. La persona è morta. Sono un po' tutti morti. È un po' strano, cos'è? Non c'è un cazzo. Sembra sinceramente assurdo. Forse che ci sono già stato. Probabile. No. È un ratto? È un ratto. È un ratto. Taratata. Va bene, abbiamo visto il ratto, siamo molto allegri e niente. Sono fiducioso di questo gioco qui. Questa run. Salve lei, gradisse? Gradisse, gradisse. Vedete dove cazzo è uscito? Vabbè. Mi potrebbe dare un po' il suo loot? Gentili. Grazie, gentilissimo. Può andare dritto, vero? Questi so cazzi. Naturalmente.
Così bello cantare Smooth Criminal. Smooth Operator, Smooth Operator. Devo passare dal Pembroke per forza. E che cazzo? O dal porto settentrionale. No, in teoria qui è libero. E niente, siamo costretti, amici. Ma è da adesso che ci faranno. Dove cazzo vai, Jonathan? Ti droghi oggi? Adesso no, oggi. C'è del loot? Mi scusi, loot? Lottino? Non sa più? Vabbè. Allora, mappa, sì. Caricamento. Ah no, strano. Sono piacevolmente sorpreso. Posso solo correre. Sì, sì, salva a tutti, ciao. Una cosa dobbiamo fare. Ah, sono ricordato adesso, bisogna potenziare le armi. Paraparapam, parapam, parapam pam pam pam, paraparapam. È così che faceva Michael Jackson, giusto? Uguale. Devo andare a destra, vero? No, no, non è vero. Vabbè, voi fate quello che dovete fare, Sì, 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 prego. Vabbè, ciao, Dio per sempre. Vabbè, voi combattete, a me non interessa che... Ecco. Salve, è tornato lei. Vengo a parlarle subito. Come sta? Mi racconti. Prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. I insist you be quiet! Son, do you not see? You are the healing balm. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence. Sì, allora adesso vedo di nuovo. Of all these puppet shows. Poi non è tanto una messa in scena, però vabbè, non lo sa ancora, quindi... Cioè, e il signorino qui è più serio di quanto il nostro Jonathan credi, però non è che... Cioè... Guarda, Ciccio bello, sei fortunato perché queste cose non si possono rompere adesso. They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Ok, adesso è il momento di fare heavy looting praticamente. Tu muori. Quasi. Non azzardare nemmeno. Olè. Ok, ma se noi non ci riusciamo a teletrasportare lì è inutile. Questa qui è la cosa della colluttazione, eh? Sì, questa qui è la zona di Mary, dove si incontra... Cellini. Sono sempre più contento quando mi danno i soldi. Ma la strada qual è? Di qua, vabbè. Me la sono scelta,
Però, pure tu. Detto Sium? Ma lei cosa... Ma non a me, non a me. Bene così. Ci siamo mancati null'altro, dai. Sembra arancione. Mi ricordo, però penso fosse arancione. Credo che fosse arancione. Non è andato di qua, non mi ricordo. Vabbè, boh, senti, nel dubbio. So this is where she lives. What a splendid house. Sì, però non è ben rifinita, Cioè, beh, sì, in realtà sì, è ben rifinita. Però sono io che ho problemi. Non rosso. Pure rosso, non mi ricordo. Era rosso o era arancione? Musiche tenebrose anche. Bisogna aggiungere tenebrose. Adesso si va a casa della nostra cara Lady, cioè la donna che noi vogliamo corteggiare e vogliamo amare per tutta la nostra non vita. Capito? Perché siamo morti. Quanto vorrei che quest'acqua fosse alcol. Potrei dirle più stronzate senza dover capire che sono una brutta persona. Fa male il braccio. Pronto! Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. Come in mi piaceva molto. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. Ma che bel How dipinto. strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? I felt this power, radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be.
You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. La parte più triste di questo gioco è il nostro creatore, perché andando avanti con la trama si scopre chi è, però non ti appaga, ok? Perché non ti danno abbastanza informazioni. He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please. Occhiolino, occhiolino. Approfitteremo di questo momento, se ce lo lasciano fare a noi, di derubargli casa. Your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea? Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Fingiamo, ragazzi, tutti quanti allegramente. Please, call me Elizabeth. So, my lady. Occhiolino, occhiolino. Ragazzi. Why, truly, did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Che poi tanto potente non era. Vabbè, forse perché stiamo giocando a difficoltà bassa, quindi che cazzo per la fare. Powerful and deceitful immortals, all of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Ragazzi, siamo in quel periodo. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But
We have no choice. Is the situation that critical? Yes. The guard of Prewen has called for a second. Scusate, perdonatemi. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. Sì, ma questa è la tetta. Posso approfittare? We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Oh. Amici. Amici, cosa ne pensate di questa coppia? Voglio tutti i pareri, dite ragazzi, dite, parlate, esprimetevi. Voglio sentire il vostro parere, il vostro pene. Forza! Scusate la molestia, ma niente, è più forte dei miei amici, molto più forte, e sono io che la faccio vincere. Finsbury, un po' di merda però, dai, non giudichiamo. Time to visit the Ascalon Club. Vabbè, allora, signor... ma no! Ma comunque mi ha solo stannato, non mi ha fatto danno.
No! Fate finta che questa cosa non l'avete vista, d'accordo? È importante. Così e basta? Giro giro tondo. Ah, abbiamo direttamente l'accesso al club Ascanon, ragazzi. Cioè, beh, direttamente no, però avete capito il senso. Il palo! Olè. Questo posto ce lo ricordiamo bene. Ah, ovviamente. Mi sono nemmeno tanto stupito, sinceramente, da quello che ho visto. C'è un botto di sangue, ragazzi. Quindi questo qui è il vampiro che ha ucciso la donna. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Turn around, stupid! Poi saremo di livello altissimo, ragazzi, a fine run, eh? Cioè io adesso ci sto pensando, ma siamo già al 18 e siamo abbastanza forti. A fine run saremo a dir poco fortissimi. Siamo a Whitechapel, giusto? Sì. Whitechapel! Sono fondamentale sbloccare questa porta. Never have I felt so sad to be back home. Non di qua perché di là si va verso casa. A parte qui ci spawnano anche dei nemici. Ui, ho giocato addosso. Figato sto qua, Minchia, l'ho violentato, ragazzi. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful.
He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Goodbye, Mr. Kimura. Se ne vada pure in quel paese bello. Si chiama fanculo. Vabbè. Vabbè, non ce ne frega un cazzo. Luttino? Luttino. Mi piace sempre il loot. Basta che sia qualsiasi loot. È inutile che sia utile, inutile. Basta che lutti, io sono contento. Lo potete esplodere? Mentre non ha loccato abbastanza in fretta non è andato. Poi dicono palesemente è lì, No, non ti azzardare. Sei un merdone. E alla fine è inciampato. Ci sono degli scan. Invece effettivamente non mi ricordo dove cazzo si Dove cazzo si saliva? Ma qui. Chi mi ha lottato? Oh. La monnezza. Doppietta buona. Ci apprezzo. Un po' di soldini, 6 scellini. Non ci andava nessuno a sto negozio. Salve. Buona questa doppietta. Saporita. Facendo mi sono vibrati anche i denti. No, questi qui non sono piatti, sono esagoni fatti, ma sono pezzi di bullone a forma di piatto. Non dovevo ucciderli, però vabbè, non ho mai. More braille. I should bring this to Mason Swanborough. Siamo a 2. Soldini. Questo qui è l'altra parte di città. E proviamo a sto punto a tornare più indietro magari. Vabbè, ho capito, dai, facciamo una cosa, torniamo indietro però da qua. Tanto di qua non c'è altro, cioè non c'è loot, questa qui è una parte molto a sé stante. Mi sarebbe inutile continuare da questa direzione qui.
E poi c'è un loot, cioè devo prendere una cosa nel West End. È importante che io la prenda, quindi devo considerarla molto molto importante. Per qui si va? No, perché qui è zona città. Ok, quindi lì è zona dove si parla. Facciamo il giro inverso. Sì, ma serve a qualcosa? Non mi pare. Caricamento. Giustamente, mi ero dimenticato. Allora, di là no, perché so dove si va. Possiamo ancora aspettare. Tu sei debole? Crepa, bastardo. Salvato proprio appena appena, ragazzi. C'è scritto qualcosa. Carpold tipo. C'è qualcosa da guardare. Sì, è il manifesto praticamente. Ah, è un nascondiglio? Non ho capito. Che cazzo mi trovo, scusate. Com'è che si zoomava? Ok. Mi scusi. Sono qui tipo il piccolo corridoio? No. Sono alquanto confuso in questo momento. Questa porta si deve aprire che me la sblocca. Perfetto. Era questo posterino tipo zona di quarantena, vedi? Behold, ah ok, vedi. Su leggere nemmeno ormai. Si può aprire qui? È chiuso. Ok, dobbiamo per forza... Allora dobbiamo passare per là. C'è una zona speciale allora. C'è una zona che si accede solamente a questa parte qui. Vamos. Me la ricordo. Bella schivata. In realtà tu non mi hai preso. Questa è chiusa perché è una zona di missione. Abbiamo anticipato in pratica. Tu sei debole. A questo. Però non a questo. No. Potremmo mangiarci i ratti, ma non credo. Però possiamo sbloccare sta porta. Ci troviamo in zona... Sì. In safe zone, perfetto. The Ascalon Club.
the heart of British vampire society. Noi ci dovremmo mangiarci questa, Chiara, ricordatelo. Good evening, miss. Oh my God, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. Ci prende pure per il culo, sta to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young econs. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, quando missioni secondarie sono a metà tra il cazzo non voglio farle e il cazzo devo fare. I'm afraid she... Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. I appreciate. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Cazzo, aspetta. Yes, you should. I killed my own sister because of the hunger. There comes a time when a mortal is only seen as blood by a vampire. Whatever the bonds between them. You can't be Wait. Good one, Dr. Reed. You almost got me. Glad you found it amusing. But do keep my warning in mind. I will, Dr. Reed. Thank you for your honesty. I appreciate it. Dico la verità, mi ero un po' perso nel discorso. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? No. Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true,
May I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich? I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Chi non li vorrebbe, Chiara? Vabbè. Mi sono rotto il cazzo di fare domande. Poi adesso saremo costretti a fare domande. Basta. Questo è l'Ascalon Club. Povero sfigato. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. So many things have happened. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. But you're alive. You returned in... Wait, emicrania. Non c'ho medicine per la micrania, vero? Ovviamente no. One piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's... Beh, schippiamo, questo qui è un po' un discorso abbastanza sterile. Fidatevi, non vi prendete niente, anzi è più una palla che altro sto discorso. You need some rest, Clarence. Sì, però i tuoi piedi. Sì, però i tuoi piedi. Charlotte, i tuoi piedi. Vabbè. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Goodbye, Mr. Russell. Odio sto gioco. Good evening, Dr. Reed. I may have a look at your goods. Beh, sì, schippiamo. Comunque avevo 666 monetine, Sono di nuovo povero. Vabbè, non ancora in grande numero. Il grasso, siamo un grande numero però. Mi si voleva spegnere. Abbiamo qualcosa da venderle. Pure una subito. Prego. Questo resto di roba me lo tengo. Please, sir. Good evening, Dr. Reed. Ragazzi, mi sono cagato addosso. Voi non lo sapete, mi sono cagato addosso. Perché ero abbastanza sicuro che si buggasse. Madonna, che ansia, ragazzi. I'm London's lone gourmet. London's lone gourmet. Vabbè, sì, ci darà una quest. I used that name in my early years when I was a food critic. And I kept it. Really?
But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. Alzo le mani. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy... ho sbagliato tasto. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, we will prevail. My name is Mario. How is the situation in this part of town? We will Life is prevail. good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? We will I'm prevail. sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Missione secondaria. E vai, voglio impiccarmi. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take it. Tasto sbagliato. Prendo sempre per il select oramai il touchpad. Da giocare agli altri giochi, che cazzo succede? Ragazzi, vi ho già detto che le musiche di questo gioco sono spettacolari. I'm sure Kaloon Russell has no interest in such a conventional menu. Questo è un personaggio simpatico. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Ed è affetta dall'eterocromia la signorina, guardate. I'm Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Ha un occhio dal colore diverso rispetto all'altro. Vedi, c'ha un occhio azzurro e un altro marroncino. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. Oh. But that was before. Rido. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Che schifo. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor.
Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Death. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Beh, sappiamo che se ci venissero dei pensieri su queste signorine ci beccheremmo non più di almeno 30 malattie diverse in un solo rapporto. No, non dico che sia conveniente, penso che sia sconveniente. Toc toc toc. Mi sembra non possiamo nemmeno entrare. Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. Forgive me. With the epidemic, I tend to forget people are supposed to sleep at night. I'll tell you what. Come back tomorrow for tea. I'll be glad to see you then. Non possiamo. Come glielo diciamo che non possiamo? Abbiamo un problema, amici. È importante aprire sta porta. Ogni volta che sto gioco si frizza mi cago addosso. Ah, vero, per andare avanti qui bisognava entrare in casa di Venus, non possiamo adesso, vero. Mi sono fatto piccoli ricordi, che bello. Andiamo a casa adesso, va. Però voglio accedere dall'entrata giusta. A parte no, dobbiamo andare di qua che dobbiamo aprire la porta. È fondamentale passare per qui. Allora, lì c'è il nostro amico Clarence. Quella è casa nostra, quella lì con i leoni, però non entreremo da quella parte lì. Sarebbe abbastanza triste, diciamo, un po' troppo easy. Andiamo dalla parte un pochino più figa. Entreremo da qua. Era per un attimo in T-pose, l'abbiamo visto. Il frame rate... Aia. C'è nient'altro? No, nient'altro. Teletrasporto. Siamo entrati per casa direttamente dal... Siamo degli stronzi in pratica. Allora, prima cosa dei micrani dobbiamo curare. Poi miglioriamo il seghetto buono. Faccio un segone incredibile. Che roba brutta che ragazzi, scusate. Ecco, adesso il punto è che non so se migliorarlo, perché io so che questo qui non è il migliore che c'è. Vabbè, allora diamo priorità un attimo a questa cosa qui. Abbiamo già di livello 4. 5 rivetti. Gioco del cazzo.
Ah, vero, abbiamo migliorato il terzo livello è migliorato. Ok, poi penseremo a migliorare sta roba qua. Andiamo a fare conoscenza con la famiglia. Non dimentichiamoci. Mama. Mother. Good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Ce la possiamo persino mangiare. E dovrò farlo. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Non cose belle. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Devo dire, ti immagini che stronzo, però. Cioè, è incredibile, è bellissimo. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject, and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies Incredibile come questo qui sia l'unico PG che ci ha già sgamato. Come prima linea di dialogo, lei ci ha già sgamato. È incredibile. Try to rest now. Goodbye, son. Please. Che bella cosa.
È sempre bella sta cosa da scoprire. Profitto? Your father and I have spoken about your fiancé, Mary. We believe he'll be an honorable husband for you. We'll set a date for the marriage then. That way, I'm sure one of my children will give me grandchildren. Sì, però la figlia di Elizabeth c'ha un motivo. I understand your thirst for knowledge, Jonathan. And your father and I are proud of it. But you are not that young anymore, my son. When will I meet your soulmate? Mamma, che cazzo, dai. You can ascribe my romantic tendencies to my French origins if you want, Aubrey. But I'll never cease to believe in a match made in heaven, my beloved. I really wish you could meet her, Mother. You would love her. Bellissimo, parla spesso e morto, incluso suo figlio. Aia, gioco, però pure tu le stoccate di cattiveria mi dai, bastardo. Hello again, Mother. Jonathan, back already. Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay away for so long. Niente. Do you really see Mary and Father? Do you also see me as one of the dead? Yes. For many years it was just a game. Since your father left us without a word, I took to the habit of speaking to him. Yes, I remember. I sometimes spied on you and listened to you talking with Father in the garden. It made me so angry then. But it was just a game, wasn't it? Yes, it was. But since then, my poor dead Mary visited me in my room. She led me to her grave, and there you were. I now know the dead can haunt us. Should I leave you alone? Just ask, and I swear you'll never hear from me again. Oh, no, Johnny. You're always welcome in this house. And one day, when I finally die, we'll all be together again. Just as Mary promised us. I'm so sorry. You did not deserve to endure this. Mary should never have done this to you. That's true, my son. But you know what the worst part is? I liked it when Mary spoke in my head. Now she is silent, and it makes me so sad. Minchia, che tristezza abissale, ragazzi. Try to rest now. Goodbye, son. Che tristezza incredibile. Ah, lo capisci, quello è il fatto, cioè... Come faresti poi a negargli l'unica vicinanza che ha con sua figlia, in pratica? È tristissima come cosa. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you... miracle! Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected Spero che non you si to sia return sentito to lo assist with the sbadiglio. funeral. Right Mi up sono until davanti the al last microfono, ma minute. non ne sono sicuro. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. Do you know my mother speaks to the dead members of this family? Yes. I sometimes hear her speaking to you, Miss Mary, and her baby. Sometimes your father, too.
So she thinks I'm also dead. And what about you? I believe she only sees her relatives as the dead she speaks to, Mr. Jonathan. It breaks my heart to see Miss Reed like that. She may get better. It's only a hypothesis, but I know my mother is strong. Whatever illusions have clouded her mind, they will fade in time. Yes. With time, Miss Reed will recover from this cursed year. I know that your return can only be beneficial to that process. I'm sorry I could not. Your mother, I will... What is the For a time, the West End seemed... Have you no relative? Your father managed to guarantee... Ho pagato per prendersi cura della famiglia fino all'ultimo respiro. How is not well, I'm afraid. The police? Miss Reed was... Perhaps we could arrange a short trip. Vabbè, veramente non ci interessa sta cosa. Vabbè. Praticamente che ci è uscito. Che noi non ci siamo, nostra sorella è morta, il nostro padre è andato. Chi si prende cura di nostra madre? Of course, Mr. Jonathan. Cioè, ci hanno detto l'ovvio in pratica, niente di che. Perciò ho skippato moltissimo il dialogo. Ma torniamo un'altra volta in camera nostra. Facili seghine. No, mi dissocio. Mi dissocio da quello che ho detto, aspettate. Allora, questo qui ce lo teniamo, a prescindere. Chiave piccola. Gli Orbury Reed. Sono scatti. E la chiave della stanza del padre. I remember Sunday walks in the park. Era lui? Minchia, se era brutto in culo. Era lui. Sì, cattiveri. Pronto? Aspetta, scusi, ma com'è che io non posso accedere a stanza di... Ah, beh, questa è la stanza di nostra sorella. Ci sono dei fiori per terra. Va bene. Fatemi controllare se ho controllato tutti. Allora, questo si incontra di là, questa si incontra di là e di là. Ok, abbiamo preso. Come vede la forma. Sì, ok, tutto il resto dei personaggi che abbiamo qui si incontrerà dall'altra parte della città. Va bene. Inventario, abbiamo il coso delle emicrania, giusto? Sì. Andiamo a curare il nostro compagnone. Andiamo a presentarci all'Ascalon Club. Mi sta per scaricare il telefono? Sì. Datemi un secondo che tanto vado un attimo a dare la cura a quel coglione del nostro amichetto. Appena lo troviamo, si intende. Ok. Lui giustamente crede che Londra l'hanno invasi i vampiri e ha ragione, però nessuno gli crede. Dai the medicine. I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. In che senso? Ho paura. In questo momento non so perché, ma quello che ha detto non mi ha sorpreso in modo positivo, anzi, solamente in modo negativo. You should try to sleep. Andiamo.
Vabbè, andiamoci a presentare al club Ashkelon. Scusate. Vai più. Se avete sentito un'aspirazione, di sicuro era l'aspirapolvere alle 23:11 di sera di domenica. Sì, sì. Vi confermo che era quello. Scusate. Do you know where you are standing right now? In front of the Ashkelon Club, I presume. The Ashkelon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ashkelon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. There has been quite a battle here. I'm sure the Ashkelon Club has the money to replace the furniture. Oppure che non avrà problemi a rifarsi quello che mi sto facendo da loro. Un'arma secondaria. Con assorbimento. Ma anche questa lo fa. Però questa assorbe un casino. Comunque voglio avvisare un po' tutti che dopo questa live probabilmente passerò un po' di tempo a giocare... del seminterrato, benissimo. A giocare a Vampyr su questo salvataggio per prendere tutti i collezionabili, dato che non voglio farvi, cioè non voglio rompervi i coglioni, perché effettivamente sarebbe molto lunga la cosa e anche abbastanza noiosa, perché non ci sarebbe letteralmente contenuto. Passerò un po' di tempo a dedicarmi ai collezionabili di Vampyr, così da prendere meno rompere. Non lo so, ma lo voglio fare il più velocemente possibile, perché mi annoierei io a fare... Non è quello il punto. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bancher was no match for him. Here, here, here. Yeah, non è bravo però, scusate, però... Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ashkelon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of this skull plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here
The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why are you suddenly so friendly? The last time I met one of yours, he tried to kill me. Are you referring to Fergal? He was the most useful of servants, but he was just a servant. You, on the other hand, Doctor, proved yourself much more worthy. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. Certo, perché noi siamo stronzi, giusto? But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Boh, questa cosa non è che sia molto... come si dice? Porco due. Che sia molto interessante. Io ero un mio servo, voglio che tu mi serva, capì? Era... sacrificabile. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown. That you become a loyal servant of the British Empire. Così un po' a caso. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. William Marshall founded the Ascalon Club? Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. No. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. Ah, io vedo che bella analogia. Vabbè. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Circa. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic,
but England's traditions are the backbone of our nation. Non voglio rovinare il momento. Che schifo. Ma c'è un animaletto qui, dove vai? Vai via. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! One of us! Il nostro culo? Era orribile, lo ammetto. Parliamo con Lord Redgrave. That went well, did it not? Scusate, giuro che non lo faccio. It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Mi ha sgamato. Vabbè, diciamo yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed. But for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Le esco il pisello, va bene? Livello di fascinazione, livello 4. Giusto? Non mi ricordo dove si vede. Sì, livello 4 di fascinazione. Cosa vorrà dire praticamente? Vuol dire che possiamo convincere Venus a farci entrare. Occhiolino. Venus ci fa entrare dentro. Ok, basta. Comunque faremo un altro livello di come si chiama? Di fascinazione. E dopo quel livello ci mangeremo tutti, proprio tutti, ma proprio tutti. Cioè non ne lasciamo uno vivo, proprio tutti. Nemmeno tutti. Capi tutti? Mi sono spiegato bene tutti. Tutti. Questo modo bisognava dirlo, se no non rendeva. La musica si è fermata e anche il caricamento si è fermato. Ok, la musica è ricominciata, quindi meno male. Io vorrei dire una cosa, ma non la dico perché ho paura che succeda, capito? Sto in silenzio. Non puoi mangiare quelli con fascinazione. No, non si può. Proprio automatico. Non puoi. Infatti l'unica persona con... Allora, la fascinazione più alta è il 5. Si può mangiare. Ma la fascinazione più alta rispetto al 5 è immangiabile. Questo infatti è l'unico che puoi scegliere di assorbire perché c'è una scelta. Ed è tipo una delle scelte finali.
Però, per esempio anche questo qui non mi ricordo che fascinazione ha, però sopra il 5 è immangiabile in gameplay normale. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Allora, prima di andare lì, noi facciamo un'altra cosa. Ma chi è il capo di quella zona? Di questa qui? C'è del West End? Sarebbe questa? Hello again, Venus. Jonathan, you're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Sì, è Dawson. L'ultimo è Dawson e si sblocca molto dopo perché è un membro della Redgrave. Di Redgrave. Di Ascano, scusate. Sono un po' ritardato. Allora, dopo si sa. I feared the worst. Your dick is still intact. Let me suck it, please. My husband is such a dumbass. It's a pleasure to see you again. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Tell me about Clarence's obsession with vampires. Minchia, quanta It cattiveria. drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a Anche, lunatic? non in quel chiara, Christ. The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? Queste sono tutte domande a cui non possiamo dare risposta, amici. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan. Please accept my condolences for your sister. È tipo bellissimo. Ma tu ci crederesti nei vampiri? Come ti va allora la vita? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Thank you, Venus. Cioè, ma se dicessi che esistono i vampiri, tu ci crederesti? Ma cosa hai mangiato oggi a pranzo, Venus? I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Venus, why do you worry so much about your family's reputation?
Everyone laughs Povera at donna Clarence benestante, now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Le motivazioni abbastanza legittime, immagino. Che peccato. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Vabbè, traffanculo. Con tutta la gioia. Madonna, ha inciampato. Vabbè, intanto noi attiviamo questa perché questa mini mission secondaria me la ricordo. Quindi diario di Venus. Ah, qui poi ovviamente. Allora Venus dice che praticamente lo avvelena. It's locked. Ops, non era questo l'indizio, sbagliato. Spoiler. Ho fatto un errore, amici. Vabbè. E non ti avvelena. Vabbè. Allora. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of it. Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But who? Ed adesso potremo vedere il sangue di Emily. Sto dicendo, e adesso vediamo il sangue di Emily. Blood. I should follow the trail. Mi ammazzo se mi butto. Lo facciamo per la scienza. No. Intrigante. Di qua? Di qua. Who are you? What are you No, doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I appreciate the invitation, but I'm here to solve the mystery concerning the death of a young woman killed by a Esatto. vampire. A young woman killed by a vampire? Non l'ha sentito. Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond, the Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. Allora, Dear cousin. cugino, un cazzo francese di We merda. could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? No. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. Speak Italian, come on. Countries, so many tantalizing tastes. What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate yet intense spectacle. Lei c'ha dei problemi mentali belli Take grandi. pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. You take pleasure from others' misery.
I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. Oh, che carino. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last wedding gift. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. Your cruelty deserves punishment, sir. And what else is new? Minchia. È tosto il figlio di puttana. Tostissimo. Ma mi fai degli affondi che non mi aspetto. Sono soddisfatto. Non ho stamina. Che sfiga. Mo non potrò leggere il commento. Scellini, la mia di piombo. Vabbè. Infusi, gentilissimo. Oh, un livello 30 bisogna iniziare a combattere. Che è un grande vampiro giramondo. L'abbiamo stuprato. Con l'attacco a sorpresa. Infatti ci sono rimasto un po' male. Vabbè, abbiamo ucciso un francese, quindi io di questa cosa sono molto molto contento. Sento soddisfatto. Sì, totalmente soddisfatto. Sto ruotando anche l'orecchio. Che bello ruotarsi l'orecchio, ragazzi. Non l'uccello, no. No, non mi sto ruotando l'uccello adesso. Proprio no. Cosa dite? Non dite queste cose. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. Ciao. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure? To become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood. I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. Beh, non è che ci sia bisogno. Io dicevo che c'era un coso migliore, io lo dicevo. I'm investigating the source of the epidemic. Tattara. So che potrò leggere i commenti. Have you noticed anything unusual recently? Te lo ricordavi? No, mi ricordavo che c'era l'arma migliore, però non mi ricordavo dove si prendesse. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte.
Give my best regards to your mother. Come direbbe qualcuno, ma se ne vadi a fanculo. Vabbè. Prima di fare qualsiasi cosa andiamo a livellare allegramente. Devo restare anche la testa. Olè. Stordimento? Non consumarmi rivetti, parti di alluminio. È morto il telefono. Sì, sì, probabilmente sì, chiaro. Allora, non posso migliorarlo al 5, vero? Sì, mi manca una parte. Le parti di alluminio dove cazzo si trovano? Vabbè, livelliamo. C'è quel momento in cui non ti ricordi. Allora, questo di sicuro. Questo qui sarà stracomodo. La lancia migliorata. Questa. Ok. Potenzieremo uno di tutto praticamente. Azione fisica. Energia. Sangue. Abbiamo qui grande sete. Sangue ripristinato con un morso? Sì. Continua a cadere il telefono. Il danno. Non ce l'abbiamo. Confermo. Questo posto è arrivato in salute. Si è ammalata la tipa, top sfiga. Qui non c'è più mezza persona. E si torna in disinfettato. E qui i prezzi calano al più basso. Lei invece è peggiorata. Rimane a 74 perché non potrà salire oltre che abbiamo ucciso il personaggio. C'è un'anemia la signora Lotti. E che cazzo? Il Pembroke è perfetto. Solamente una signorina qui ha un problemino. Nel West End i prezzi sono migliorati. Siamo un livello 22. Every cock. Do you want the cock? Scusate. Ciao faccio. Un attimo andare a shoppare qualcosina dal tipetto qui. Sperando che venda anche pezzi di arma. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? I may have a look at your goods, Mr. Russell. Sì, che vende parti di arma. Vendo un po' tutto. E anche tutte le lastre di piombo che c'ha. Tanto comunque me ne manca una lamiera di più. Non è che mi chiedeva quelli di alluminio, vero? Cazzo. 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 Senti. Possiamo vendergli un po' di grasso lubrificante. Ma vendiamogli tipo 100 tartrati di ferro. Ragazzi, ci metterò un po'.
Ok. Ero rimasto povero allora. Avevo preso quasi un cazzo. Penna a inchiostro. Possiamo migliorare il seghetto al massimo. Siete contenti? Quanto lo sono io? Spero di sì, perché io sono proprio entusiasta adesso. Uè, mamma. Adesso immaginavo mia madre che mi rispondeva di là tipo: sì, dimmi Simo. È stato molto comico. Molto divertente, per giunta. Parte di alluminio. Meraviglioso, meravigliosamente bello. Ho preso la cosa sbagliata, ho preso. Serve per le armi pesanti, vero? No, nemmeno. No, bastone intendo. C'è proprio sbagliato, Che cazzo. Per cosa serve la lastra di alluminio? Questo cosa non può essere migliorato più di così, tristezza. Adesso vivo nella depressione. Però intanto abbiamo tutte le armi, sì, leggendarie. Buono, buonissimo, sono tanto contento. Allora, penso che finiamo questa quest qua, ragazzi, e ci fermiamo. Sì, sì, dai. Finiamo la quest e a Nanna principalmente. Madonna. Adesso la lancia è estremamente forte. Adesso qui lo sciolgo, ragazzi. Comunque adesso il paletto... Cioè, ragazzi... L'ho ucciso. E per fortuna allora adesso la lancia comunque recupera un po' di vita, di sangue, scusate, lo recupera ed è comodissima sta cosa. Forse non è stato proprio comodo andare subito a dormire, perché adesso ci sono respawnati i nemici. Mi sa che ho fatto un errore, però vabbè, fa niente. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Il lock è indeciso. Fucile a pompa eccezionale. 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 No, proprio eccezionale, senza la E. Eccezionale. Che ci vuole la E con l'accento, capito? Quindi non posso dire eccezionale senza... Vabbè, avete capito. Ma state in silenzio, non mi schiattate la minchia. Vi esplodo. Hai capito che ti esplodo? I've never seen such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? Non ho subito un danno. Tutto questo grazie al fatto che ho livellato e mi sono preso le skill giuste. Sono fortissimo, amici. Parte per imprenditore buone se... Ma io l'avevo comprato. So the husband had an affair with Doris Fletcher.
sessuale. Letteralmente, una manta, vero? Cioè, a parte che gusti suoi. Cioè, io non l'avrei, però che roba orribile. Ho detto che se al 22 non è ucciso ancora quasi nessuno. Sì, sì, no, hai ragione. Ma infatti voglio tenere tutto per prendere più sangue possibile. Dobbiamo fare il finale cattivo, quindi figurati. Sì, è molto comica questa situazione. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Che poi, senza contare che non sto più utilizzando questa. No, non vedete che utilizzo la suprema. Troppo. Ci sta rimanendo male. Me lo sono meritato. Questo qui sta in culo al... vabbè, però vaffanculo. Ragazzi, c'è un problema. Ho la barba che punge. Mi dà un fastidio tremendo. Aspetta. Ho sbagliato. Ok, per di qui ci dobbiamo andare, però di qui dove cazzo si va? Ok, non di qui. Era già aperta. Adesso siamo sicuri. Ci passo, per cui sì sì. Nella vecchia run non ci siamo nemmeno passati per queste zone qui. Qui c'è un ratto. Brutti modi di urlare che c'è sta signora. Cioè, vedete che cazzo di modi, cioè, boh, a urlare, a mogugnare in questo modo, ragazzi, non si fa, ragazzi, Poi davanti a tua madre questo verso, stronza. Lo dico giusto perché ho paura, capito? Non è resistente a un cazzo, poi. Veramente? Scusa? Nascondiglio. Ah, non vedi. Persino salire. Ma vedi un po' che posticino, ragazzi. Ma siamo ricchi, ragazzi, adesso. Ah, persino un letto da due piazze, ragazzi, cioè. Ci siamo arricchiti? Non ci hanno detto niente. Ah, qui guarda. There has been a fight here.
I can see a blood trail. Left by one of the antagonists, perhaps? Pure una missione secondaria che voglio fare adesso, anche prima della... niente ragazzi, si rimanda praticamente. Facciamo prima ste cose, poi la missione primaria e poi stocchiamo. Adesso sono curioso, mi dispiace. Adesso sono... bravo. Sì, allungheremo un pochino la live, in poche parole, esatto. Perdonatemi, ma ragazzi... vabbè, a parte l'abbiamo già fatta perché ho anche capito che questa era. Ed avrà un dialogo molto simpatico quando la finiremo. Non subito, ma dopo nel tempo, perché bisogna sbloccare la nuova zona di città, perché questo personaggio si trasferirà nella nuova zona di città. Ragazzi, ma sarà qualità. Non so se possiamo anche già adesso, in via istantanea, aprire la nuova zona. Proviamo, facciamolo per la scienza. Vediamo se possiamo aprire la nuova zona prima del tempo, perché adesso non è ancora necessario. Tecnicamente non dovrebbe essere nemmeno possibile. Però dovrebbero esserci risvolti diversi, quindi la curiosità adesso c'è, perché il personaggio qui me lo segna. Ragazzi, mi sto ufficialmente fomentando ancora di più, perché iniziano ad esserci piccoli dettagli che possono far progredire, perdonatemi un attimo il tattagliamento, non i progressi di storia ma i progressi del giocatore. Questa cosa è quella... mi c'è stata una lettera... oh, salve. Gradisce la morte? Subito muoia. No problem. Faccia con calma, non ho fretta. Muore. Sono fatto male anch'io, vabbè. Come si permette? Adesso lo sa che la smangiucchio? Io l'ho detto che io la smangiucchio. Vabbè, muoia. Deve morire. Ecco. Gentilmente vado a terra. Abbiamo sbloccato anche un campione di sangue particolare. Siamo molto contenti. Esatto. Stia a terra. Come un essere meschino e ignobile. A terra. Or dunque, dove dovremmo muoverci per ottenere il miglior... Ecco qui. Questo volevo andare a prendere. Louise's father was determined to find and save her. Au. Questa cosa è molto dolce. Ah, non me lo ricordavo. Molto triste. Allora, di qua non c'è praticamente nulla. Ok. Iniziano ad esserci troppe valvole. Inizio ad essere indeciso in pratica. Asta di biondo. Poi questa porta non è...
un nemico? Ole. Abbiamo anche eliminato gli Skull. Miglior risoluzione. Questo è esagerato. Capisco. Poi devo ancora capire secondo quali criteri rimane il raggio di teletrasporto di sto gioco. Quindi potremmo teletrasportarci dovunque. Dovrebbe esserci un'arma. Forse era di sopra. Beh, dopo andremo a vedere. Devo aiutare la signorina. Decrepato. Io recente. Vabbè, lui che era innamorato. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Goodbye, Miss Teasdale. And be careful. Until we meet again. A ver. È bello come ti caghi sempre addosso nei momenti quando ti teletrasporti. Quando ti teletrasporti può essere una situazione abbastanza tragica. Eh sì, mi sa che siamo entrati nella zona più avanti senza la trama. E sono alquanto contento perché possiamo andare avanti molto di progressi così, di missioni secondarie. Cose che farò magari off screen perché le missioni secondarie non sono molto carine o comunque piene di chissà cosa. Sono positivamente sorpreso, amici, perché mai avrei immaginato di avere tale possibilità dal gioco. Quindi soddisfacente, da dire, soddisfacente molto. Belle chiaramente ovviamente è chilometrico però questo qui non è un problema.
Andiamo. Sì, eccoci. Apriamo questa porta e abbiamo sbloccato la zona nuova. Non andremo a parlare con i personaggi adesso perché... no. Ma andremo a finire la quest principale. In più, dato che siamo già qua, c'è un meraviglioso ristorante. A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Sarà per la strada questo... Facciamo che è per la strada, dai. No, riferisce a Canun, non è per la strada. L'attacco in corso è molto forte, ricordiamocelo. Ha un moltiplicatore. Dovremmo aver preso il loot, ma il gioco mi sa che non l'ha considerato. Ok, lo sta considerando ora. Possiamo passare per qua. Ok. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Adesso sto in silenzio perché non c'è molto da commentare, dico la verità. Però intanto ci divertiamo, siamo curiosi. È un cappello. Lamina di piombo, ma non stiamo trovando... Cazzo di cose di alluminio? Ma che cazzo? He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Non è una cosa bella, amici. This one's neck is broken. Hai ragione. He was young. Vabbè, ma... Probably the son. ai tempi penso che fosse normale. Non può dire le cose succedevano nel 1915. C'è una cutscene per sta zona qua. Sì che c'era una cutscene. You killed your family. They mocked my talent. Vabbè, sei debole a tutto, praticamente tutto quello che uso. Tu sei praticamente già morto. Non si sarebbe nemmeno potuta salvare in modalità difficile in questo caso, perché avevo molto più vigore della sua vita. Si sarebbe mai potuta salvare. Tristezza. No, 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 no. Errore. So,
This girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Attenzione, twist di trama. Beh, non vuole darci dettagli della lettera. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Basso di fucile e basta? Ok. Ma giusto per darci un indizio in pratica. Capisco. Beh, signori cari, torniamo a casa Reed e ci fermiamo per questa sera. Stiamo andando in un ottimo modo, un ottimo passo sinceramente di gioco, e forse domani pomeriggio o comunque in questi giorni, magari salterà qualche giorno la live, io continuerò a fare missioni secondarie e altri trofei giusto per portarmi un po' avanti, perché è veramente una noia, e lo so perché ho visto i trofei, so le cose. Diciamo che è un palo nel culo, dai, Allegra, me lo diciamo con verità, è un palo nel culo. Ci manca un ultimo siero, di questa cosa sono molto contento. No. Chiara, fidati di me, ti dico che non è cosa facile. Sì, ma il seghetto noi non lo possiamo modificare. Abbiamo una parte di alluminio, poi il resto... Lo so, l'abbiamo visto Dem, cioè veramente immaginavo, siamo in 3 in live, quindi... Sì, secondo me sono belle. Ok, però giusto le missioni secondarie. Oddio, 3 rivetti dallo specchio d'argento. È inutile questo. Scusa. Entrambe. Intendo entrambe. Bene, che allora le porterò in live. Però allora queste live qui saranno incentrate solo su queste cose qui. Potrebbero essere fatte oltre le 21, quindi magari in altri tempi, ok? Io vi avviso perché magari le viene la voglia, capire? Non c'ho voglia di rimanere con le mani in mano, diciamo. Diventerebbe più comodo per me. E non ci conviene andare a dormire. Per niente. Possiamo fare un salvataggio manuale? Mi sa di no. Vabbè, signori, con un equipaggiamento della Madonna io vi dico arrivederci e ci becchiamo alla prossima. Ciao!